Veniamo ora invece a un'altra civiltà, che è la civiltà romana. I romani sono un popolo, a differenza dei greci, un popolo molto pratico, molto funzionale. Una delle opere più importanti che faranno i romani è la costruzione di strade, costruzione di ponti, costruzione di murature, e loro hanno un grande impero da gestire. Lo sapete, i romani si allargheranno a tal punto da arrivare in Egitto fino all'Inghilterra, no? E quindi un impero immenso che poi piano piano sono costretti, i barbari che premono sulle frontiere, sono costretti a cedere, ci sarà la cosiddetta fase dell'acquartieramento, no? I barbari non riescono più, l'impero romano inizia a dividersi, no? Viene perché è difficile da un potere centrale controllare tutti i confini così estesi, nonostante loro facessero mura e fossero un popolo attento, diciamo, e guerriero, anche combattivo. Ecco, alla fine i barbari che premono sulle frontiere vengono fatti entrare. Si parla di acquartieramento proprio perché piano piano iniziano gli usi e i costumi, e alla fine i barbari poi prenderanno il sopravvento. Guardate, tornando alle nostre strade, si dice ancora oggi tutte le strade portano a Roma, perché c'è una rete di strade che avevano, diciamo, sviluppato in tutto l'impero, con un sistema tra l'altro di lavorazione che noi oggi ce le sogniamo. Considerate, loro prendevano, vedete, facevano tutto un lastrico di pietre levigate e venivano messe in superficie, sotto venivano fatti strati di ghiaia da più fine sempre più grossa, più in basso c'erano grosse pietre miste a sabbia e ciottoli legati con la malta. Queste strade ancora oggi esistono, perché pensate anche alle strade, la via Appia per esempio che va verso Brindisi, la via Cassia che da Roma porta alla Gallia. La Gallia, dove ci sono i Galli, era la Francia. L'attuale Francia, insomma, la via Flaminia invece andava verso Rimini, la via Aurelia andava verso Pisa. E quindi loro inventano proprio la malta e la muratura in pietra. Un altro capolavoro dell'arte romana e dell'architettura romana è questo capolavoro qui, è la colonna traiana. Ecco, questa è proprio un'invenzione romana. Loro celebrano la grandezza del loro re, dell'imperatore romano. E come viene celebrata? Viene celebrata attraverso una colonna che diventa un elemento a sé stante, non è più un elemento di sostegno come abbiamo visto nel tempio egizio oppure nel tempio greco. È a sé stante, posta al centro di una piazza e ha uno sviluppo, vedete, praticamente una narrazione storiata lungo tutto il fusto, e lassù in alto la statua dell'imperatore. Vi domanderete voi oggi, noi non riusciamo a leggere più le rappresentazioni che ci sono in alto, perché vista dal basso. Poi è interessante che questa fascia narrativa aumenta man mano che si va verso l'alto. Praticamente qui in basso è meno di 1 metro, 90 centimetri circa, via via che andiamo in alto diventerà 1 metro e 25 centimetri. Questo perché? Perché è logico, le figure in alto dovevano essere più grandi per essere viste meglio, ma comunque dal basso non riusciamo a leggerli. Cosa ci sono rappresentate? Ci sono tutte le campagne, le guerre vinte da Traiano, questa è la colonna traiana, loro inventeranno anche gli archi di trionfo, no? E saranno attraversati proprio dall'imperatore dal ritorno dalle guerre. E perché questo, vi dicevo, hanno fatto allora una narrazione, se ora noi non riusciamo più a vederla? Un tempo questa era dove c'era, si presume una biblioteca, dove c'era la biblioteca, era nel foro romano, e si poteva salire ai piani superiori, vedete come c'è questo personaggio qui, e quindi per loro era facilissimo leggere anche la narrazione che c'era a questa altezza.
Logicamente, andando sempre più in alto, avevano aumentato lo spessore della fascia per renderlo più leggibile. E guardate, il ritratto non è più idealizzato come nell'epoca greca della classicità, ma qui trovate, vedete, i ritratti funerari addirittura. Guardate questo personaggio, che orecchie enormi anche, o questo personaggio, è il ritratto di Treboniano Gallo, si vede la barba incolta, si vedono i capelli rasati, no? E quindi c'è un'attenzione verso l'umanizzazione, no, delle figure. Abbiamo visto la regina Nefertiti invece che era rappresentata in una maniera ieratica, no? I romani, tanti hanno diciamo ipotizzato che la conquista da parte dei popoli alle frontiere dei romani avviene anche perché a Roma, con l'editto di Costantino, c'è la libertà di culto. È un editto del 313 d.C. e addirittura con l'editto di Tessalonica del 380 d.C. il cristianesimo diventa la religione di Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono più tutte le divinità pagane. Lo sapete bene, no? Il Tempio, il Pantheon greco ha tutte divinità, Afrodite, i romani hanno Venere. Praticamente Zeus, i romani hanno Giove, sono tutte le divinità del Pantheon greco, le troviamo pari pari nel Pantheon romano. Dopo la cristianità, l'avvento del cristianesimo, Costantino diciamo, autorizza la libertà di culto e tanti ipotizzano che il fatto che i romani, un popolo che si era così esteso, aveva così grandemente conquistato territori su territori, si era in un certo senso con il cristianesimo rammollito, rabbonito, e per questo che verrà poi l'impero conquistato.